Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quindi, di cosa parliamo oggi? Ormai è diventata consuetudine del nostro USA One. Ho visto ragazzi che i video su questo modello piacciono sicuramente molto meno rispetto a quelli sulle macchine buggy. Era una cosa abbastanza chiara perché gli iscritti al mio canale, quindi chi mi segue, sono prevalentemente, anzi per la maggior parte, cioè quasi tutti, piloti buggy. Conseguentemente, quando porto qualcosa di diverso sul canale, è ovvio che le visualizzazioni calano. Io non per questo fermo la programmazione dei miei progetti, li porto comunque vada sempre tutti a termine, considerando anche che questo è proprio un mio modello personale e credo che questo possa portare anche nuovi iscritti al canale con interessi magari diversi rispetto a quelli del buggy nitro o elettrico o comunque del mondo della competizione. Qui stiamo parlando appunto di bashing, è un lavoro che sta diventando veramente intrigante perché abbiamo fatto modifiche particolari su questo bestione di casa Chioscio che sulla macchina nitro non posso oggettivamente neanche fare perché da contratto, forse molti di voi non lo sanno, ma io non posso assolutamente toccare nessuna parte originale che Chioscio mi fornisce, quindi non posso modificare la macchina nella sua struttura come sto facendo e come vedrete anche nel video di oggi con questo modello che è chiaramente un modello da divertimento, un modello da bashing e quindi ovviamente potreste trovare anche dei contenuti stimolanti nel guardare come appunto opero su un modello dove sono totalmente libero di agire. Quindi mi raccomando sempre ragazzi di iscrivervi al canale, siamo quasi alla soglia dei 3000 iscritti. Quindi ragazzi ne manca pochissimi, un ultimo sforzo e ce la facciamo, riusciamo a raggiungere finalmente i 3000 iscritti e non mi resta che darvi appuntamento all'interno di questo video dove finiremo lo sterzo nella sua totalità, quindi installeremo il servocomando sul ponte e finiremo appunto tutti i link dello sterzo con un progetto totalmente nuovo. Andiamo a vedere. Ho pensato tantissimo a cose e come potessi fare per installare lo sterzo sul ponte anteriore. Perché l'installazione del servo dello sterzo direttamente sul ponte? Come sapete queste macchine ad assale rigido twistano, pertanto se io ho il servo fermo in una posizione e tutto il sistema dell'avantreno, quindi l'asse rigido dell'avantreno mi oscilla e si alza e si abbassa, chiaramente non è positivo perché ovviamente quando imposto un angolo di sterzata, successivamente con il twistare della macchina questo angolo si va a modificare e quindi non abbiamo la precisione necessaria nello sterzo. Questo nella macchina da buggy non accade perché sono i bracci che si muovono sui link, ma il servo e il salvaservo rimangono pressoché nella stessa posizione e quindi abbiamo un feedback di sterzo corretto. Mi sono scervellato e guardate un po' cosa ho fatto. L'idea qual è? Vi ricordate che eravamo rimasti alla barra maggiorata nella parte inferiore? Io che cosa ho fatto? Ho cercato di riprodurre lo sterzo degli scaler. Vedete che qua ho messo una vite più lunga per ospitare anche un uniball nella parte superiore? Io vorrei, utilizzando i supporti lo snodo dello sterzo di serie, tagliarli qua, entrambi, e mi sono accorto che le forature dei servocomandi della piastra radio della macchina a scoppio, come vedete, combaciano. Quindi io metterò con due viti, taglierò una piastra radio, metterò con due viti questa parte della piastra e installerò il servo rovesciato
e poi farò un tirante. Andiamo a vedere se riesco a completare questa operazione. Per provare il posizionamento del servo inizialmente ho messo soltanto 2 viti, in modo che posso presentarcelo e provare come ci sta. Chiaramente dovremo rimuovere questa barra, cosa che faremo immediatamente. Adesso installiamoci la nostra piastra con il servocomando. Questa sarebbe la nostra installazione quasi finita. In compressione non dà noia a niente, in estensione non dà noia a niente, vediamo soltanto se la squadretta è in linea e soprattutto se in compressione dà noia. Probabilmente avremo qualche piccolo problema in estensione. Vediamo di presentarci il link e guardiamo. In questa posizione abbiamo visto che non va bene perché tocca in questa plastica, cioè questo, il pezzo della piastra, tocca nella plastica. Quindi dovremo allentare nuovamente le viti . Ecco qua è perfetto, quindi avvitiamo adesso. Ok, la struttura sembra abbastanza solida, si muove in tutto, guardate, vibra ma si muove totalmente tutto l'asse. Vediamo adesso dove andiamo a cascare. Qui avremo il nostro filo che andrà alla scatolina ricevente e vediamo dove andiamo a cascare con il gioco squadrette. Quindi squadretta, tirante, vite, sfera 1 e sfera 2. Per fare la prova ho preso un tirante di serie, poi lo sostituirò con uno maggiorato. Allora, vedete ragazzi che non ci va e come previsto devo girare il servo, perché girando il servo torna perfetto. Quindi al lavoro, girare il servo. Chiaramente il tirante ci vuole
più lungo perché la squadretta dovrebbe essere praticamente centrale, però già così rende l'idea. Mettiamo la vite della squadretta, poi metteremo quella laterale e proviamolo in tutte le posizioni. Sembra funzionare in tutte le posizioni, guardate. A questo punto, con questa modifica, la nostra sterzata sarà molto molto più precisa. Quali saranno i prossimi passi? Sarà andare a forare qua per mettere di nuovo la barra di irrigidimento, la seconda barra di irrigidimento, montarci la scatolina della ricevente e successivamente fare i collegamenti e provare il nostro bestione. Ma prima ancora dobbiamo fare anche gli ammortizzatori. Quindi ragazzi, vi ripropongo la mia modifica, vi dirò se regge e comunque mi sembra molto solida a vederla. Ovviamente ragazzi, a questo punto possiamo liberarci di questo fastidioso salvaservo. Come procederò adesso? Farò questo tirante più lungo, in modo che la squadretta parta esattamente dal centro. In questa posizione le ruote devono essere dritte e non girate così a sinistra. Quindi farò questo più lungo, installerò le altre viti, metterò la vite qua della squadretta Kyosho Optional e successivamente ragazzi ci vedremo per un prossimo video, magari proprio con gli ammortizzatori. Avete visto ragazzi, non è stato semplice riuscire a trovare una piazzatura per questo servocomando, ma credo che sia venuto alla fine un ottimo lavoro. Se io a sentirlo empiricamente con le mani è veramente solido e tenace. Se durante l'utilizzo in pista noterò dei movimenti del clamp che sorregge poi tutta la struttura e la semipiastra radio dove alloggia il servocomando, chiaramente farò delle modifiche. Per primo inserirò due viti a passare che lo fermino solidale sull'asse e in seconda battuta rifarò il clamp in materiale, cioè in alluminio magari addirittura più stretto. A questo punto ragazzi rimane da fare il retrotreno, quindi l'assale posteriore sul quale non farò video perché ovviamente avete visto come ho rifatto l'assale anteriore e quindi praticamente le modifiche sono le medesime e rimane da fare gli ammortizzatori e alla fine abbiamo l'installazione della scatolina a porta ricevente con la ricevente, la radio, le piazzature, biadesivare il nostro ESC al porta ESC e tutte le saldature per ottimizzare il passaggio cavi. E dopodiché finalmente potremo fare un po' di action, ma anche se avessi voluto, attualmente è praticamente impossibile andare a provare perché qua, almeno qua in Toscana, sta piovendo veramente tutti i giorni. Quindi ragazzi è un bene che ci siano da fare queste modifiche sul nostro USA One, almeno mi tengo impegnato e poi quando lo proverò totalmente modificato sarà sicuramente un'esperienza migliore. Quindi ragazzi vi do appuntamento ancora una volta a mercoledì con il prossimo video. Se volete, come sempre, parlare di buggy nitro, buggy elettrico e di contenuti approfonditi sulla competizione nel mondo buggy, vi ricordo di iscrivervi alla masterclass. Stiamo tuttora continuando a fare il nostro processo verso apprendimento di varie tecniche, in questo momento è il rebuilding e il lavaggio e la manutenzione di un modello e quindi ragazzi vi invito magari a provare per un mese, iscrivetevi, guardatevi i video e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci vediamo il prossimo mercoledì, ciao!